Ciao e bentornato nella mia cucina. Sono tornata. Sono la nonna Maria e oggi cuciniamo insieme. Ma non solo. Come sempre, mentre cuciniamo, impariamo anche un po' di italiano. Con le ricette puoi ascoltare parole semplici, di tutti i giorni. Parole come mescola, friggi, impasta, gira. Parole utili che puoi usare in cucina ma anche nella vita quotidiana. Insomma, impariamo a parlare mentre prepariamo qualcosa di buono. Oggi ti mostro 3 ricette che preparo da tanti anni, che in Italia portano allegria in tavola. La pizza, che fa subito festa. La frittata di patate, semplice e genuina. E per finire, il tiramisù, il dolce italiano più amato. Prendi carta e penna. O meglio, prendi il grembiule. Iniziamo subito con la pizza. Allora, oggi partiamo da una regina, la pizza. Chi non ama la pizza? Tutti la conoscono e in Italia è un simbolo. Basta dire pizza e già viene il sorriso. Ma la cosa più bella è che possiamo farla a casa e con qualche trucco viene proprio come in pizzeria. Io la preparo spesso il sabato sera, con calma. Aspettare che lieviti è il momento più bello. Insegna l'arte della pazienza e di aspettare per ottenere qualcosa di bello e buono. E poi il profumo che esce dal forno riempie tutta la casa. È un piatto che unisce la famiglia e mette sempre di buon umore. Oggi ti insegno la mia ricetta preferita, un po' diversa dal solito, ma è quella che uso da anni, che non sbaglia mai. Prepara il grembiule. Si impasta. Ingredienti per 4 pizze tonde. Per l'impasto: 300 g di farina zero, 200 g di farina manitoba, 400 ml di acqua, 3 g di lievito di birra fresco o 1,5 g di lievito secco, un cucchiaio di olio extravergine d'oliva, 11 g di sale, mezzo cucchiaino di zucchero. Per il condimento classico, quindi pizza margherita, 400 g di pomodori pelati, 300 g di mozzarella ben sgocciolata, basilico fresco, olio extravergine d'oliva e per finire un pizzico di sale. Per prima cosa, prepariamo l'impasto. In una ciotola grande versiamo l'acqua, sciogliamo dentro il lievito e lo zucchero. Poi aggiungiamo le farine poco alla volta. Mescoliamo bene. Aggiungiamo il sale e infine l'olio. Ora viene la parte bella. Impastiamo con le mani finché diventa morbido, elastico e liscio. Quando l'impasto è pronto, lo dividiamo in pezzi da circa 250 grammi. Con ogni pezzo faremo una pizza tonda, grande più o meno 25 cm. Stacchiamo i pezzi con le mani infarinate, così non si attaccano, e li arrotondiamo bene, fino a ottenere delle palline lisce. Le copriamo con un po' di farina e con la pellicola e le lasciamo riposare a temperatura ambiente fino a che non raddoppiano di volume. Ci vorranno dalle 6 alle 8 ore. Trascorso questo tempo, arriva il momento di stendere la pizza. È importante farlo bene. Il piano di lavoro e le mani devono essere sempre leggermente infarinati, così l'impasto non si attacca. Si parte dal centro e, con i polpastrelli, si allarga piano piano l'impasto, formando un cerchio. Non usiamo il mattarello, solo le mani.
Lasciamo il bordo un po' più alto, circa 1 centimetro. Quello diventerà il famoso cornicione, morbido e gonfio, come vuole la tradizione napoletana. Se invece preferite la pizza più bassa, alla romana, basta schiacciare anche i bordi e il gioco è fatto. Adesso passiamo alla cottura, che è il segreto per avere una pizza fatta in casa, buona come in pizzeria. Scaldiamo bene una piastra o una padella antiaderente. Deve essere rovente, caldissima, mi raccomando. Poi mettiamo sopra la nostra pizza stesa e la condiamo velocemente con la salsa di pomodoro, un filo d'olio e qualche foglia di basilico. Il bordo lo lasciamo libero, così diventa bello alto. Dopo 1 minuto, quando sotto è già dorata, spostiamo la pizza in forno caldissimo, a 250 gradi. Lasciamo cuocere per un altro minuto circa. Poi apriamo, aggiungiamo la mozzarella e un filo d'olio e rimettiamo dentro con il grill acceso. Giusto il tempo che la mozzarella si sciolga bene e il cornicione diventi un po' bruciacchiato, proprio come in pizzeria. Ed ecco la nostra pizza fatta in casa, profumata, leggera e con il bordo croccante. Portatela in tavola bella calda e vedrete che tutti vi chiederanno il bis. La seconda ricetta è una delle più semplici, ma anche delle più buone. La frittata di patate. A casa mia è il piatto del salvacena. Quando non sai cosa cucinare, con 2 patate e delle uova fai contenti tutti e porti in tavola qualcosa di buono e nutriente. Ingredienti: 4 patate medie, 5 uova, una cipolla piccola, sale, pepe, olio d'oliva. Per prima cosa, sbucciamo le patate e le tagliamo a cubetti non troppo grandi. In una padella mettiamo olio e, se ti piace, un po' di cipolla tritata finemente. Quando soffrigge, aggiungiamo le patate e le facciamo cuocere piano piano, mescolando, finché diventano morbide e un po' dorate. Ci vorrà circa un quarto d'ora. In una ciotola rompiamo le uova, le sbattiamo con una forchetta, aggiungiamo sale e pepe. Versiamo le uova sopra le patate, in maniera uniforme, e lasciamo cuocere a fuoco medio. Il momento più emozionante è girarla. Prendiamo un piatto grande, copriamo la padella e con un gesto deciso rovesciamo la frittata. Poi la rimettiamo in padella dall'altro lato. Non avere paura. Se si rompe un po', è sempre buona lo stesso. Dopo pochi minuti è pronta, dorata fuori, morbida dentro. Io la servo a spicchi, magari con una bella insalata fresca. È il classico piatto che sparisce subito. Ne taglio un pezzo e già tutti ne vogliono un altro. E adesso ci vuole un dolce. E quale dolce rappresenta meglio l'Italia del tiramisù? È famoso in tutto il mondo, eppure a casa resta sempre speciale. Io lo preparo spesso quando ho ospiti. Non avanza mai, sparisce subito. È fresco, goloso e non serve il forno. Ingredienti: 3 uova fresche, 100 g di zucchero, 250 g di mascarpone, 200 g di savoiardi, 200 ml di caffè freddo, cacao amaro in polvere. Per prima cosa, prepariamo la crema. Dividiamo i tuorli dagli albumi. Montiamo i tuorli con lo zucchero
finché diventano chiari e spumosi. Aggiungiamo il mascarpone e mescoliamo bene fino a ottenere una crema liscia. Poi montiamo gli albumi a neve ferma e li uniamo delicatamente alla crema, mescolando dal basso verso l'alto. Questo è il segreto per avere una crema leggera e soffice. Prepariamo il caffè e lo lasciamo raffreddare. Bagniamo i savoiardi nel caffè, velocemente, senza farli bagnare troppo. Li mettiamo in una teglia, uno accanto all'altro. Sopra spalmiamo metà della crema, poi un altro strato di biscotti e infine ancora crema. Alla fine spolveriamo con tanto cacao amaro. Il tiramisù deve riposare in frigorifero almeno 2 ore, ma se lo prepari la sera per il giorno dopo, diventa ancora più buono. Quando lo porto in tavola e taglio la prima fetta, c'è sempre un silenzio. Tutti aspettano con il cucchiaio pronto. È un dolce che fa sorridere grandi e piccoli. Ecco qui le nostre ricette di oggi. La pizza, la frittata di patate e il tiramisù. 3 piatti semplici, italiani e pieni di sapore. Cucinando si impara e imparando si mangia bene. Un abbraccio dalla nonna e alla prossima ricetta. Ciao! Ciao! Se ti è piaciuto il video, metti un like, lascia un commento e iscriviti al canale per vedere altri video come questo. A presto, Chiara!